Rieccoci qui con una nuova comparativa, questa volta relativa a 12 modelli Hardtail di livello base per un budget che va dai 999 euro fino a un massimo di 1199 euro, prezzi risalenti ad inizio febbraio 2024. Ed andiamo a presentare i modelli partendo dalla Bianchi Magma 9S da 1099 euro. Bella bici, con la sua iconica verniciatura celeste, un colore azzurro chiaro associato quasi esclusivamente alla marca Bianchi. La forcella 30 Silver di RockShox è una forcella di livello base, contraddistinta anche dagli steli in acciaio. Buoni pneumatici Kenda, anche se avrei preferito una sezione da 2.4 anziché 2.2. Canyon Grand Canyon 6 da 1049 euro. Il componente migliore montato su questa mountain bike è sicuramente l'ottima trasmissione Shimano Dior XT a 12 velocità, corona singola all'anteriore e pacco pignoni 1051. I freni sono discreti, così come la forcella Suntour XRC. Cube Attention da 1049 euro. La cosa che mi salta subito all'occhio è la trasmissione con doppia corona, una cosa ormai superata e che viene montata sui modelli di categorie inferiori. Un vero peccato perché la bici ha una bella linea e monta delle ottime gomme, anche se avrei preferito una sezione da 2.4 anziché 2.25. Ricordo che la sezione è la larghezza dello pneumatico, in pollici. La Giant Talon Zero da 1999 euro è una bella bici. Monta dei discreti freni Shimano M6100, così come dei buoni pneumatici Kenda con sezione da 2.4 pollici. Come forcella troviamo la SXC322RL29, una forcella proprietaria di Giant di livello però base. Kona Mahuna da 999 euro. È una bella bici con prezzo inferiore ai 1000 euro. La trasmissione di 11 velocità anziché 12 e questo la penalizza un attimino. Torpado Uranus 29 da 999 euro. La Uranus di Torpado ha lo stesso prezzo della Kona, ma monta alcuni componenti di maggiore qualità, come per esempio una trasmissione a 12 velocità di SRAM e dei discreti freni Shimano MT410. Trek Merlin 8 Gen 3 da 1129 euro. La Merlin 8 di Trek è una discreta bici con una trasmissione a 12 velocità, ottime gomme con sezione da 2.4 pollici ed una discreta forcella RockShox Judy Silver. Orbea Onna 10 da 999 euro. Anche la Onna 10 di Orbea monta una trasmissione a 11 velocità che a mio parere la limita un po'. Gomme buone con sezione da 2.4 e per il resto tutto nella norma. Ghost Kato Pro 29 da 1049 euro. La Kato Pro 29 la si distingue per la sua geometria particolare, che sembra donarle un aspetto più lungo e slanciato rispetto alle altre. Per quanto riguarda i componenti montati, sono tutti di livello base. Focus Whistler 39 da 1149 euro. A mio parere la trovo una bici molto elegante. La trasmissione a 12 velocità e tutti i componenti sono in linea con quelli già trattato sulle altre bici. La Commencal Meta HT da 1118 euro è la più atipica di tutte. Questo è dovuto per via della generosa escursione della forcella di ben 150 mm. Un'escursione del genere favorisce un maggior controllo sui terreni in discesa più impegnativi, ma dato che si tratta di una bici hardtail, bisogna anche avere una buona tecnica di base per ammortizzare al meglio le asperità. Le gomme hanno una sezione generosa da 2.6 pollici, così come i freni. E per finire la più costosa del lotto, la Cannondale Trail SL3 da 1199 euro. Sarà lei la vincitrice della comparazione? A prima vista non c'è nulla di rilevante rispetto alle bici precedenti, se non che una trasmissione particolare da 10 velocità Microshift Advent X Pro, che ritengo un po' limitante. Ed iniziamo con la comparazione dei diversi modelli, partendo dai telai, dove tutti hanno un telaio in alluminio, quindi nessuna differenza di valutazione. Le forcelle, a parte la Commencal Meta HT, che è una bici completamente diversa dalle altre, tutte montano una forcella da 100 mm di escursione. La Commencal invece una poderosa RockShox 35 Silver R da 150 mm di escursione. Veramente una bici atipica perché pur essendo una bici senza ammortizzatore centrale montano una forcella da all mountain. La Bianchi Magma e la Giant Talon Zero montano forcelle di base, quindi a loro non ho assegnato alcuna stella. Passiamo alla trasmissione, dove troviamo Canyon montare la migliore trasmissione del lotto con un ottimo Shimano Dior XT.
quindi è l'unica bici a cui ho assegnato 2 stelle. Una stella l'ho assegnata a tutte le bici che montano trasmissioni monocorona a 12 velocità, quindi una stella va a Bianchi, Giant, Torpedo, Trek, Ghost, Focus e Commencal. Passiamo ora ai freni. I migliori li montano la Giant con un Dior M6100 e la Commencal con SRAM Level, quindi ad entrambe ho dato 2 stelline. Una stella va a Torpedo e Canyon che montano Shimano MT 400 e 410, mentre le altre montano tutti dei modelli inferiori. Le ruote si equivalgono, quindi non ho assegnato alcuna stella. Mentre per i pneumatici una stella se la aggiudicano tutte le bici che montano una sezione pari o superiore a 2.4 pollici, quindi Giant, Trek, Orbea e Commencal. Per il peso purtroppo non tutti lo riportano, quindi non fa test. E veniamo alla classifica finale. Con una stellina troviamo Bianchi Magma 9S, Cube Attention, Kona Mahuna e Cannondale Trail SL3. Con 2 stelle Orbea Onna, Ghost Kato Pro 29 e Focus Whistler 3.9. Sul podio in terza posizione a pari merito con 3 stelle Torpedo Uranus 29 e Trek Marlin 8 Gen 3. In seconda posizione a pari merito con 4 stelle Canyon Grand Canyon 6 e Giant Talon 0. E dal primo posto la bici, come dicevo, che è diversa da tutte le altre per escursione forcella, geometrie e componenti più robusti, vale a dire la Commencal Meta HT. La linea è veramente molto particolare. Si nota benissimo la generosa escursione della forcella da 150 mm, che però trovo leggermente squilibrata per il fatto che la bici non presenta un ammortizzatore centrale. Per il resto monta una discreta trasmissione SRAM SX, così come i freni SRAM Level, con dei dischi generosi da 200 mm all'anteriore e 180 mm al posteriore. E poi le gomme sono eccellenti e favoriscono un ottimo grip con una generosa sezione da 2.6 pollici. Vi ricordo che questa è una classifica soggettiva basata sulle mie preferenze. Non è detto che la classifica finale corrisponda alla verità. Il PDF relativo a tutte le bici trattate nel video lo trovate sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com ed è scaricabile gratuitamente. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!